Bentornati a Football Benchmark, bentornato e buon pomeriggio ad Antonio Di Cianni, manager di KPMG. Ciao Luca. Oggi con te, caro Antonio, vorrei parlare dei contratti in scadenza al 30 giugno, non dei contratti dei calciatori, però di cui abbiamo largamente parlato, soprattutto Sport24, ma dei contratti commerciali, perché anche loro, alcuni di loro, hanno scadenza al 30 giugno. Allora, grazie a voi siamo riusciti ad avere una cifra complessiva di quello che è il volume d'affari delle scadenze al 30 giugno. Questo, 209 milioni di euro, sono gli sponsor di maglia, c'è quello che vedete scritto davanti alla maglia, poi ce ne aggiungono altri 133 invece che vengono dai contratti in scadenza per il kit, cioè per il tecnico che ti offre la maglia, per il brand che ti offre la maglia. In totale, insomma, è una cifra abbastanza corposa che arriva a sfiorare quasi 400 milioni di euro di contratti che sono in scadenza e che in qualche modo, Antonio, devono essere rinegoziati, partendo dalla brand della maglia. Quindi il più importante che scadrà, se non ricordo male, è quello del Chelsea, ma ci sono altri contratti che dovranno essere ridiscussi, e eventualmente come saranno ridiscussi? Sì, il Chelsea è quello che ha il club che ha il valore di maglia più alto. Parliamo di valore di maglia più alto in scadenza a giugno 20, seguito poi dalla Fiorentina che mostra Mediacom, ovviamente lo sponsor della proprietà di Rocco Commisso. Chiaramente alcuni di questi contratti nel frattempo saranno stati in alcuni casi magari già rinnovati o in altri casi saranno stati trovati dei nuovi sponsor. È però importante notare che ci potrà essere un impatto anche qui del Covid, che chiaramente soprattutto in alcuni settori, come vedremo tra poco, ha avuto un effetto particolarmente duro. Quindi vedremo come questi sponsor e come le società sponsorizzate si comporteranno nei rinnovi o eventualmente nella rinegoziazione. L'altro aspetto, come poi magari approfondiremo questo discorso delle categorie merceologiche degli sponsor, l'altro aspetto è che se io il 30 giugno uno sponsor di maglia già ho firmato il nuovo contratto, si potrebbe porre il problema di dover cambiare la maglia, ma addirittura di dover cambiare proprio la maglietta, perché in alcuni casi, scadendo lo sponsor tecnico, come si dice in gergo, si dovrebbe rinnovare oppure cambiare. È successo per esempio a Liverpool, che lascia New Balance e andrà invece con Nike. Oppure ci sono dei contratti che cambiano completamente il valore, perché si è dato un altro valore. Tu me lo insegni, Real Madrid ha firmato un contratto record con Adidas. È un'altra stortura di questa prosecuzione della stagione qualora si dovesse proseguire oltre il 30 giugno. Sì, diciamo che se si dovesse giocare, come dici tu, oltre il 30 giugno, che è sempre stata considerata la data di chiusura della stagione calcistica, dell'anno finanziario dei club e di conseguenza dei contratti con i calciatori, piuttosto che appunto dei contratti commerciali, come stiamo discutendo oggi, si potrebbe venire a creare un po', diciamo, una situazione, come posso dire, incerta. Il caso del Liverpool è particolare perché dall'1 luglio ha firmato un nuovo accordo con Nike. Quindi la domanda è se la Premier League continuerà. Si mettono? Esatto, che maglietta metterà dall'1 luglio? Noi pensiamo, innanzitutto dipende dai contratti firmati, quindi lo sanno soltanto il Liverpool, la Nike ed eventualmente New Balance. Presumiamo che la stagione calcistica faccia fede, quindi che il Liverpool concluda la stagione con New Balance, però chiaramente potrebbe anche essere che Nike voglia in ogni caso capitalizzare sul fatto che dall'1 luglio c'è il contratto in essere con il club inglese. Staremo a vedere. Esatto, argomento molto interessante invece è capire quanto possono essere investite dalla crisi le aziende che sponsorizzano e che quindi investono nel calcio. Avete fatto un'analisi molto accurata rispetto alle aziende per categoria che investono nel calcio, ed è venuto fuori, secondo me in maniera molto efficace, che automobili e compagnie aeree sono quelle che hanno investito più milioni di euro e sono probabilmente le categorie più in crisi in questo momento. Sì, esatto, come vediamo dalla grafica il settore delle automobili e delle compagnie aeree sono ai primi 2 posti, seguiti poi da finanza e scommesse. Tra parentesi vediamo il numero di accordi. Vediamo che ad esempio scommesse è al 4° posto per valore aggregato, ma è al 1° posto per numero di accordi, quindi
preferisce, diciamo, il settore avere più deal a valori più bassi. E il problema qui qual è? È che, ad esempio, se prendiamo l'industria delle compagnie aeree, in aprile i voli sono diminuiti del 90%, quindi è una delle industrie che più di tutte ha sofferto gli effetti del virus. Di conseguenza staremo a vedere anche qui se tali compagnie, Qatar, Etihad, eccetera, Fly Emirates, saranno in grado, diciamo così, di mantenere i propri impegni, o cercheranno di rinegoziare magari a ribasso tali contratti o inserendo delle clausole particolari, ammesso che tali clausole chiaramente non ci fossero anche prima, per, diciamo così, prevedere eventualmente delle emergenze sanitarie. Di conseguenza anche qui i club potrebbero, il condizionale è sempre d'obbligo, soffrire un ulteriore diciamo così danno, in quanto gli sponsor, ripeto, potrebbero non essere in grado di adempiere ai propri impegni, quantomeno non in toto. Bene, grazie Antonio, naturalmente sono tutte cose che scopriremo cammin facendo. Grazie per questa analisi approfondita sugli sponsor. L'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna la prossima settimana.